Ragazzi, ciao a tutti. In questo primissimo video volevo farvi vedere un esperimento che ho fatto che è riuscito, e cioè giocare al Fortnite Festival sull'Xbox usando una vecchissima chitarra di Guitar Hero della 360 USB, che ufficialmente non è supportata dal gioco. Nessuna chitarra di Guitar Hero è supportata. Sono supportate forse le ultime chitarre di Rock Band. Non ho provato, non saprei, non ho nulla di Rock Band. O se no la chitarra ultima che è uscita, la Riffmaster, che la trovate su internet a 100-150 euro. Io non l'ho presa. Vi faccio vedere come ho realizzato questa cosa usando un pochino di hardware e un pochino di software, con quello che avevo già a disposizione, con delle schedine programmabili, con un Arduino. E se voi avete a disposizione queste cose qua e lo volete fare, vi faccio vedere come, e possiamo riuscirci. Questo non è un tutorial lunghissimo dove vi spiego anche tutto quanto il codice, però se vi interessa questo progettino, lo volete replicare, avete a casa le stesse cose e volete provarci, me lo scrivete qui sotto nei commenti, mi mettete qualche pollicino, così io sono contento, e vi condivido tutto quanto, ne parliamo, vi faccio vedere il codice e vi spiego tutto quanto nel dettaglio. L'ho fatto perché Fortnite Festival finalmente, da un po' di aggiornamenti fa, supporta la modalità chitarra pro e basso pro, che vi permette di giocare oltre che col pad, che è una tortura. Si riesce, ma è veramente una tortura. Potete giocare con una chitarra compatibile, e la cosa carina è che, come Guitar Hero, oltre a schiacciare i tasti delle note quando arrivano, dovete dargli la pennata col plettro. Quindi si avvicina molto al gameplay di Guitar Hero e Rock Band, è molto più divertente che giocare col pad. E quindi ci ho provato e adesso vi faccio vedere che cosa serve, a partire dalla chitarra e arrivare all'Xbox e tutto quello che c'è in mezzo. Allora, come prima cosa ci serve la chitarra USB, questo plasticone della 360, quello con i tastoni colorati, che bisognava schiacciarli col martello, la chitarra. Poi ci serve un PC per interfacciare tutto, e potete chiedermi perché non gioco direttamente sul PC e perché non ho fatto meno fatica comprando un adattatore. Ci sono mille altre soluzioni su PC molto più semplici di questa, ma non ho un PC, non gioco sul PC, gioco su console da sempre. Nel mio caso ho un Mac che è qui di fianco, che è quello che uso per programmare, e sul Mac non ci gira nemmeno il solitario, quindi è stata una scelta obbligata. Comunque, se avete in giro un vecchio computer, se anche voi giocate su console, avete un vecchio portatile su cui Fortnite non gira neanche a 20 frame, o un mini PC o un qualcosa di poco potente, un qualsiasi cosa che abbia un USB e su cui si può far girare Python, potete usarlo per interfacciare tutto quanto. Poi ci servono due schedine programmabili, e io avevo già un Arduino Leonardo a casa e qualche altra schedina compatibile. Sono queste, adesso qui sono già collegate, ma dopo vi spiego. E questa roba la potete trovare a 30 euro su Amazon. Sui soliti siti la trovate anche a molto meno, io avevo già queste cose a casa, e un po' di cavi. L'ultima cosa che ci serve, oltre naturalmente a un Xbox attaccata alla televisione, è una cosa che non è tecnicamente necessaria per il nostro progetto, ma io ve la consiglio, ed è il Loot Lama, o anche più piccolino. Questi sono di Lego, ma va bene qualunque Loot Lama voi avete in casa, perché vi fa compagnia mentre giocate, e soprattutto voi fate compagnia a lui, perché da quando non si trova nemmeno più in mappa, io sono mesi che non lo vedo in mappa, chissà dov'è. Comunque, adesso che abbiamo messo insieme tutto quanto, vediamo alcune cose nel dettaglio. Rispetto a come passano i dati dal Mac verso l'Xbox, in ordine ci sono qua le due schede, una un Wemos e questo è un Arduino Leonardo. Le ho usate tutte e due perché nessuna delle due fa da host USB,
quindi non è possibile, hanno una sola porta, non è possibile attaccare un abbettino, quindi più dispositivi a questa porta, è una micro USB. Quindi questa scheda che è un Wemos cinese ha il modulino wifi, quindi il Mac gli spedisce i dati via wifi. Questo è l'Arduino Leonardo, è collegato al Wemos con due cavetti e la massa in comune. Il Wemos gli spedisce il pacchetto di dati senza fare nulla, li prende e li spedisce e basta. L'Arduino in questo caso è collegato all'Xbox perché funziona da controller USB, quindi simula una tastiera. Quindi l'Xbox la riconosce come se fosse una tastiera e prende gli input come se fossero input tastiera. Queste sono le due schede collegate insieme e avvitate sulla loro basetta, così stanno ferme. Fatto questo elegantissimo nodo per attaccare i cavetti della trasmissione, il TX e l'RX. Questa è la massa, quindi solamente 3 cavetti. Questa USB qua serve solamente per alimentare il Wemos, perché il Wemos riceve i dati dal Mac col wifi, quindi va all'hub per l'alimentazione oppure alla corrente. Questo USB qua invece dell'Arduino, l'Arduino trasmette all'Xbox e simula la tastiera, quindi questo USB qua va all'Xbox. Al Mac gli colleghiamo in maniera molto semplice la chitarra, che è questa, un USB normale, e in questo caso ci ha attaccato anche il Wemos, ma solamente per alimentarlo. Quindi USB e entra solamente la chitarra. Adesso vediamo quello che succede sul Mac e come si scambiano i dati dispositivi. Qui sulla destra c'è la shell dove possiamo far girare il nostro script in Python che riceve i dati dalla chitarra e li invia al Wemos. Qui sulla sinistra c'è il monitor seriale del Wemos, che è vuoto perché al momento è fermo. Quindi dalla shell possiamo provare a vedere se riconosce la chitarra, e la riconosce come una periferica USB normale. Da qui dalla seriale dove possiamo monitorare lo stato del Wemos. Adesso lo resetto, vediamo se si collega. Si è collegato al wifi, quindi possiamo effettivamente far partire lo script. Vi faccio vedere cosa arriva dalla chitarra, i dati che arrivano. Vi faccio vedere uno stralcio, un pezzettino dei dati. Lo facciamo partire e lo fermiamo. E la chitarra invia delle stringhe in byte che semplicemente contengono i valori dei tasti premuti. C'è qualche valore che balla perché sono i dati dell'accelerometro, quindi questi ballano, ma non ci interessano, ci interessano solamente i tasti, che in questo caso io non ho premuto niente e sono tutti quanti a 0. Da questa parte sulla seriale vediamo che il Wemos li riceve, ma sono vuoti, e riceve ogni tanto una stringa di controllo completa, anche se non ci sono pressioni, per mantenere la connessione attiva. A questo punto prende tutti i pacchetti dei dati e li invia all'Arduino, che sono collegati con i 2 cavetti di trasmissione, e l'Arduino li interpreta e li trasforma semplicemente in tasti della tastiera. Quindi il tasto verde della chitarra corrisponde alla A, il tasto rosso corrisponde alla S e la pressione di ogni tasto della chitarra corrisponde a un tasto della tastiera. Adesso stacchiamo tutto quanto da qui e colleghiamo tutto quanto all'Xbox e vediamo cosa succede. E questo è il nostro setup, collegato tutto vicino all'Xbox, e adesso proviamo a fare una partita. Sulla TV devo farvelo vedere così, anche se è un po' strana l'inquadratura, ma se no riesco a farvi vedere tutte e 2 le cose insieme. Comunque siamo sulla dashboard, la chitarra attaccata, tutti i tasti sono mappati e vediamo se funzionano almeno le frecce. Le frecce vanno, quindi facciamo anche partire Fortnite. Adesso scegliamo una canzone, metto livello medio, speriamo di beccare almeno 2 o 3 note in fila, ma non siamo qua a fare il record, siamo qua a giocare e basta.
Qua purtroppo devo mettere sopra la mia voce ancora, ma non posso farvi ascoltare l'audio perché vorrei evitare di essere preso a schiaffi dal copyright, però potete fare finta che sia la vostra canzone preferita. La canzone era solo un pezzettino, però avete visto che ha funzionato e che si può fare tutto con un pochino di ingegno. E se vi è piaciuto scrivetemi, chiedetemi quello che volete, che ne parliamo, e mettetemi qualche pollicino, così io sono contento. E ci vediamo alla prossima. Ciao!